Se studi lingue sicuramente sarà capitato anche te. Tu vuoi parlare la tua lingua obiettivo, vuoi praticarla, parli con qualcuno magari mentre viaggi e ti rispondono in inglese. Questo è super frustrante perché tu vuoi praticare la lingua e le persone invece non te lo permettono. Ovviamente vogliono solo essere gentili, però ad ogni modo tu non stai migliorando la lingua. Per risolvere questo problema bisogna lavorare a fondo non solo sulla pronuncia, ma su tutta una serie di cose che ci porteranno ad essere scambiati per dei madrelingua. Dai che si comincia! Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, vivo e lavoro in Austria come project manager e come language coach e su questo canale parliamo di apprendimento delle lingue, di mindset e di apprendimento accelerato. Se ti sembra roba interessante, ti invito a iscriverti al canale. Ci sono 9 fattori che sono super fondamentali per essere scambiati per un madrelingua. Punto numero 1, l'intonazione, ragazzi. Un conto è l'accento sulla singola parola. Posso dire mangiare, corretto, o mangiare, sbagliato, perché ho messo l'accento nel posto sbagliato. Però è fondamentale anche l'intonazione, ovvero come pronunciamo la frase, l'intera frase, e non solo la singola parola, ma la frase nel suo complesso. Vedete che sembra strano se inizio a cambiare l'intonazione di una frase. Parlo in modo diverso e molto spesso ogni lingua ha un modo diverso di intonare le frasi e tendiamo a trasportare quella che è l'intonazione della nostra lingua madre nelle lingue che impariamo, e questo è assolutamente da evitare. Come possiamo evitare questa cosa? Attraverso tantissimo ascolto, quindi dobbiamo esporci a una grossa quantità di input, stando attenti proprio a capire com'è l'intonazione della nostra lingua obiettivo. Punto numero 2, accento. Ogni parte del mondo, diciamo, ha un accento diverso. Ogni lingua ha un accento diverso, ma all'interno di una singola lingua ci sono diversi accenti. Prendiamo ad esempio lo spagnolo con accento argentino, è assolutamente diverso dallo spagnolo con accento messicano, che è ancora assolutamente diverso dallo spagnolo con accento di Madrid, ad esempio, ma la stessa cosa vale per l'italiano. Una persona di Bergamo parlerà in modo molto diverso da una persona di Cagliari, che parlerà in modo molto diverso da una persona di Roma o di Napoli. Quindi se stiamo studiando una lingua, cerchiamo di capire quale accento vogliamo imparare, quale variazione della lingua. Vogliamo imparare l'inglese americano o l'inglese britannico o l'inglese scozzese o quello australiano. Cerchiamo di capire esattamente quale accento vogliamo imparare e di concentrarci su quello. Punto numero 3, osserva e imita. Ragazzi, ogni lingua parla in modo diverso, usa una gestualità anche in modo diverso. Io quando parlo in italiano uso tanto le mani, perché in Italia usiamo tanto le mani in generale. Se parlo tedesco uso meno le mani, perché in tedesco si utilizzano meno. È una cosa che con il tempo e osservando le persone, imitando le persone, ho acquisito. Quindi se non hai modo di essere in contatto quotidiano con le persone che parlano la tua lingua target, potresti guardare dei video su YouTube ad esempio e cercare di capire, ok, com'è la gestualità delle persone che parlano la lingua che voglio imparare e cercare di imitarla, cercare di farne una parte integrante del tuo modo di parlare. Punto numero 4, usa frasi idiomatiche e colloquiali. Ragazzi, le persone nella vita vera, là fuori, per strada, non parlano come sui libri, per fortuna o purtroppo, dipende un po' dal punto di vista. Le persone usano tantissime frasi colloquiali, usano frasi fatte, ogni tanto usano dei proverbi. Questo vale in alcune lingue più che in altre. Ad esempio so che in cinese, non parlo cinese, però so che in cinese si usano moltissimo queste frasi fatte, diciamo, o dei proverbi per esprimere dei concetti, quindi dobbiamo conoscerli, dobbiamo saperli, non solo per capire cosa ci stanno dicendo le persone, ma se vogliamo dare l'impressione di essere più fluenti, di avere davvero una buona conoscenza della lingua, parlare in modo idiomatico, usare frasi idiomatiche è fondamentale. Punto numero 5. Osserva come i madrelingua della lingua che vuoi imparare parlano la tua
lingua. Questo ti aiuta tantissimo ad andare a capire quali errori fanno a livello di pronuncia, a livello di fonetica. In base agli errori che fanno, allora potrai andare a capire come pronunciare le parole nella loro lingua. Questo è un piccolo trucco, ma è super utile, io lo raccomando sempre, è davvero incredibile quanto possa aiutare, e si tratta semplicemente di ascoltare e di consapevolezza. Io la chiamo consapevolezza linguistica, ovvero essere consapevoli che accadono determinate cose, che ci sono determinati pattern nel modo in cui le persone parlano una lingua. Prendere atto di queste cose è fondamentale, ti aiuterà tantissimo a parlare come un madrelingua. Inoltre ti permette anche di capire quali sono le frasi idiomatiche della lingua che vuoi imparare, che magari vengono tradotte erroneamente, no? In italiano, ad esempio, diciamo perdere il treno, e capita magari ogni tanto di sentire qualche italiano dire I lost the train in inglese. Perdere il treno viene tradotto uno a uno in maniera automatica, ma una persona inglese madrelingua che sente un italiano dire I lost the train pensa: ma dov'è che è finito il treno? Dove è andato? Perché in inglese la parola è to miss, quindi è molto diverso, no? E questa cosa capita spesso anche a chi magari vuole imparare la nostra lingua, l'italiano. Quindi se tu vuoi imparare ad esempio lo spagnolo, beh, fai attenzione a come una persona che parla spagnolo come madrelingua parla l'italiano, perché gli capiterà di fare questo genere di errori ogni tanto, e tu potrai allora dire: ah, bene, questo significa probabilmente che in spagnolo questa cosa si dice in questo modo. Punto numero 6, cultura e tradizioni. Ragazzi, ovviamente conoscere quella che è la cultura e quelle che sono le tradizioni della lingua che vogliamo imparare aiuterà le persone a pensare che parliamo molto bene una lingua, perché facciamo attenzione anche ai dettagli. Un piccolo esempio, ad esempio qui in Austria, quando si va a bere una birra con gli amici ci si guarda sempre negli occhi quando si fa un brindisi. Questa non è una tradizione che abbiamo noi in Italia, è una cosa molto austriaca, e ovviamente mi immagino io come project manager, se vado a visitare un cliente austriaco in Austria e andiamo magari fuori a cena con il cliente, beh, se so che nel momento in cui devo fare il brindisi devo guardare la persona negli occhi, questa persona penserà: ah, ok, questa è una persona che conosce le mie tradizioni, con cui posso parlare in maniera più libera. Quindi metti a proprio agio anche il tuo interlocutore, e questo ovviamente aiuta la conversazione. Punto numero 7, impara dai film. Ragazzi, i film sono un modo splendido, davvero splendido, per esporsi a input autentico nella lingua obiettivo. In particolare nel mio caso ho usato molto i film per il francese, perché in francese c'è molto slang che si parla nei film, si utilizzano un sacco di espressioni colloquiali. Io, lavorando con clienti francesi, molto spesso non utilizzo ovviamente le persone colloquiali che vedi nei film, magari dei ragazzi per la strada, però è interessante conoscerle, perché è una parte della lingua che è molto utile conoscere se ad esempio vai in Francia in vacanza, o se devi chiedere informazioni per la strada a qualcuno, ed è una roba che non puoi imparare né sui libri né lavorando con i clienti, perché tendenzialmente nel mondo del lavoro si cerca di usare un linguaggio di registro un po' più elevato, quindi non mi vengono a parlare con lo slang, ecco. È molto utile e lo consiglio in qualunque lingua. Punto numero 8, questo può sembrare banale ma è fondamentale, ragazzi: frequenta persone che parlano la tua lingua obiettivo. Se stai imparando il russo, vai fuori a cena con delle persone russe. Se vivi in una grande città, sicuramente non è un problema. Se vivi all'estero, non è un problema. Se vivi in una città un po' più piccola, ecco, magari diventa un po' più difficile. Se studi all'università, però, sono sicuro che ci sono dei ragazzi magari in Erasmus da qualunque parte del mondo, quindi cerca di collegarti e di connetterti alle persone in questo modo. Se vivi in un paesino invece non hai questa opportunità, allora ti consiglio di cercare online. Ci sono ormai tante piattaforme come italki piuttosto che altre piattaforme simili. Vai a dare un occhio, perché ne vale la pena. Connettiti alle persone che parlano la tua lingua obiettivo, perché parlare semplicemente con le persone ti aiuta a capire come parlano e poi li puoi imitare. Punto numero 8, ragazzi, questo soltanto se avete un livello molto avanzato della vostra lingua obiettivo. Guardate
cabaret, guardate spettacoli di teatro o comici nella vostra lingua obiettivo. A me ad esempio in francese piace moltissimo Gad Elmaleh, che è un comico marocchino che però fa commedia in francese e mi spacca sempre tantissimo dalle risate. È molto amato anche in Francia, quindi anche quando parli con qualcuno francese e gli dici che conosci questo comico ti dicono ah sì sì, anche a me piace molto, lo conosco, sono in qualche modo sorpresi che tu come straniero conosci un comico che piace molto a loro, quindi è anche un modo per connettersi, per creare una connessione un po' più particolare con i clienti, ad esempio nel mio caso. Come avrai capito, quindi ci sono diversi modi, diversi metodi per migliorare le lingue straniere e avvicinarsi, diciamo, a quella che può essere la pronuncia di un madrelingua o essere scambiato per un madrelingua. Per poter applicare questi metodi però è fondamentale, come avrai capito, l'ascolto. L'ascolto è davvero la base delle basi, l'esposizione all'input è super utile. Per migliorare l'ascolto ho fatto un video particolare dove parlo delle strategie per migliorare l'ascolto nelle lingue straniere. Dagli un occhio se davvero ci tieni a migliorare le lingue e noi ci vediamo molto molto presto. Ciao!